Ed eccoci qua, dopo 13 anni. Ecco quanto abbiamo dovuto aspettare prima che i Boards of Canada dessero nuovamente qualche segno di vita. Un bel po', vero? Proprio in questi giorni è uscito infatti Inferno, nuovo album del celebre duo scozzese di musica elettronica, che conferma così l'attesissimo ritorno. Abbiamo avuto la fortuna di assistere circa una settimana fa alla premiere di questo disco. Siamo stati infatti a Barcellona, cercando di documentare il più possibile l'evento in un breve vlog. Se volete recuperarlo, dovrebbe apparire qui da qualche parte. Ad ogni modo, ve lo lasciamo qui sotto in descrizione, assieme a tutto ciò di cui andremo a parlare oggi. Cari audionauti, benvenuti o bentornati dunque qua sul canale per questa nostra prima monografia, dedicata a uno dei progetti musicali più affascinanti, misteriosi e riconoscibili soprattutto degli ultimi anni, capace nel corso del tempo di condizionare l'immaginario di un numero sempre maggiore di persone. Ne racconteremo la storia attraverso le pubblicazioni discografiche, quelle conosciute e quelle, come vedremo, inaccessibili al grande pubblico. Ne approfondiremo la poetica, la cifra stilistica ed estetica e l'impatto culturale sviluppatosi sul web, che ha costruito negli anni una delle comunità di fan più affezionate di sempre. Ma prima di proseguire con la visione, ricordatevi di lasciare un like e di seguirci per sostenere questo nostro piccolo progetto di divulgazione. È un piccolo click per voi, ma un cambiamento decisivo per noi. Bene, procediamo e cominciamo il nostro viaggio nel caleidoscopico universo dei Boards of Canada. Seconda metà degli anni '80. Una piccola grande rivoluzione sta avvenendo nella musica elettronica. I padri fondatori hanno già aperto la strada nel decennio precedente. Tangerine Dream, Popol Vuh, Faust, Can e molti altri portano la sperimentazione elettroacustica, il rock e l'utilizzo del sintetizzatore verso il cinema, la spiritualità e la psichedelia, in quel multiforme fenomeno che la stampa britannica avrebbe poi battezzato, con una formula non proprio elegantissima, Krautrock, rock ai krauti, e che in Germania avrebbe assunto anche il nome più evocativo di Kosmische Musik, musica cosmica. Nello stesso contesto emergeranno anche i mitici Kraftwerk, uno dei progetti musicali più influenti di sempre, che portano i linguaggi della musica pop dentro l'elettronica. Nel frattempo, nel Regno Unito, un giovane poliedrico artista di nome Brian Eno, che si definisce non musicista, comincia a teorizzare la cosiddetta ambient music. Musica ora intesa più come uno spazio percettivo, un ambiente appunto, tanto interessante quanto ignorabile, eppure in grado di stimolare riflessioni profonde. L'eredità lasciata da questi primi grandi pionieri dell'elettronica viene ora raccolta da una nuova generazione di artisti, nati in un mondo con strumenti e prospettive diversi. La piccola grande rivoluzione, che nasce nell'elettronica ma condizionerà tutta la musica successiva, è dovuta proprio allo sviluppo delle nuove tecnologie, che tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 cominciano a diventare via via sempre più accessibili. Si diffonde infatti la possibilità di allestire in casa propria piccoli studi di registrazione domestici, i cosiddetti home studio. Tastiere, drum machine, campionatori, mangianastri, mixer e i primi personal computer permettono di produrre musica fuori dagli studi professionali. Quello che è importante per noi capire è che oggi a noi sembra normalissimo usare Fruity Loops, Ableton Live o un qualsiasi altro software sul nostro laptop per produrre musica, ma all'epoca fu rivoluzionario. Già nel '79 lo stesso Brian Eno, durante una conferenza intitolata The Studio as Compositional Tool, lo studio di registrazione come strumento compositivo, afferma proprio questa potenzialità, questo nuovo modo di intendere il materiale sonoro e quindi la musica stessa, reso possibile proprio dall'evoluzione tecnologica. Eno osserva che prima dell'avvento della registrazione non era possibile ascoltare due volte lo stesso suono in modo identico. Questo era vincolato alla dimensione del tempo. Il suono appariva, veniva udito e poi scompariva per non tornare più.
La registrazione sposta invece il suono in una dimensione più fisica, materiale, rendendo ripetibile ciò che normalmente è transitorio. Ciò rende tutta la musica in un certo senso sempre presente. Il compositore può quindi riascoltare il suono, ma non solo, può anche cominciare a vederlo e soprattutto cominciare a pensarlo in modo nuovo. Non si entra più per forza in studio con un'idea già definita del brano, si può avere un'idea vagamente abbozzata, o anche nessun'idea. Mentre si compone, si inizia a pensare in relazione alle attrezzature che stiamo usando, e una volta diventati familiari con queste, si comincia ad aggiungere qualcosa, poi qualcos'altro ancora, poi a rimuovere, poi aggiungere nuovamente. Si diventa empirici in un modo mai raggiunto dal compositore classico. Si lavora direttamente con il suono e non c'è nessuna perdita di informazioni tra te e il suono. Sei tu a manipolarlo. Questo colloca il compositore nella stessa posizione di un pittore. Lavora direttamente con un materiale, direttamente su una sostanza. Il cambiamento è quindi duplice. Da un lato, le nuove tecnologie resero più democratico l'accesso alla produzione artistica. Dall'altro, quelle stesse tecnologie finirono per influenzare profondamente le forme espressive e i nuovi generi musicali. Insomma, se non hai i soldi o lo spazio per comprare e registrare una batteria acustica, puoi comprarti una drum machine, ma la musica che produrrai con questo nuovo strumento sarà inevitabilmente diversa, influenzata tanto dalle sue potenzialità quanto dai suoi limiti. Il rapporto con queste tecnologie produrrà quindi tutta una serie di nuovi linguaggi, musicali ed estetici, mediati dalle macchine. Ecco, proprio mentre succede questo, sul finire degli anni '80 nel Regno Unito esplode la cultura rave. Acid house, techno di Detroit, dub, hip hop, post-punk e club culture cominciano a mescolarsi. La musica si adatta subito a due esperienze, il prima e il dopo. Prima c'è il ballo, l'energia, si scende in pista, c'è l'estasi collettiva, la musica è veloce e ritmata. Dopo c'è il riposo, l'ascolto disteso. Si lascia la pista esausti, magari si esce dal locale di notte in una dimensione più privata, più mentale. All'interno di questo fenomeno, con le sue dinamiche e le sue necessità, si sviluppa anche un nuovo interesse per la musica ambient. Qualcuno lo ha chiamato rinascimento ambient, con le sue prime sale chill out e l'esigenza di una musica non più soltanto da ballare, ma anche da ascoltare. Figlia della cultura dance, ma pensata per una dimensione più distesa, domestica, psichica. È in questo contesto che prenderà forma anche quella che verrà spesso chiamata IDM, Intelligent Dance Music. Definizione un po' discutibile, spesso rifiutata dagli stessi artisti, ma perlomeno utile come termine ombrello per indicare alcuni importanti compositori del periodo. Molti di essi orbitano intorno alla celebre etichetta discografica inglese Warp Records, che negli anni pubblicherà artisti come Aphex Twin, Otaker, Square Pusher, LFO, Played, Flying Lotus e gli stessi Boards of Canada. Un'importante pubblicazione è la compilation Artificial Intelligence del 92, rilasciata proprio da Warp. Ci basta guardare la copertina, grafica poligonale, tipica dell'epoca, e un uomo che ricorda un cyborg, seduto in poltrona mentre ascolta musica da un impianto audio in salotto. Musica elettronica, erede delle piste da ballo da un lato e dell'ambient dall'altro, pensata per l'ascolto domestico. I Boards of Canada emergono da questo contesto, nel bel mezzo di questa transizione, ma all'interno di questo genere musicale rappresenteranno un'importante anomalia. Anni 70, nord-est della Scozia. Cullen è un piccolo villaggio con poco più di 1000 abitanti. Ha il mare del nord davanti e la campagna alle spalle. In questo minuscolo, freddo e isolato villaggio crescono i fratelli Mike e Marcus Owen Sandison. Una piccolissima città costiera nel bel mezzo del nulla, ricorda il fratello maggiore Mike in un'intervista. Già da bambini cominciano a registrare musica, giocando con dei registratori a cassette in modo rudimentale. Passano il suono da un apparecchio all'altro più e più volte, riducendone sempre di più la qualità. Successivamente cominciano a realizzare piccoli cortometraggi in pellicola Super 8, per i quali scrivono la musica.
Poi iniziano a fare il contrario. Scrivono musica pensando quali immagini potrebbe accompagnare. Questo passatempo è in realtà la prassi, l'abitudine che condizionerà l'estetica e lo stile del duo. La loro musica nasce dentro una pratica audiovisiva, di film esistenti o anche solo immaginati. Ed è il motivo per cui sembra spesso la colonna sonora di un film che non abbiamo mai visto, o che forse avevamo dimenticato. Insomma, è chiaro, due bambini piccoli, in un posto del genere, non sanno come sbattere la testa e si divertono con quello che hanno. E due saranno gli elementi principali che plasmeranno il loro immaginario. Come abbiamo visto, il luogo in cui crescono, il rapporto con la natura e gli spazi aperti. Il fratello minore Marcus ci dice proprio questo. Cullen è uno di quei posti dove per i bambini non c'è niente da fare, ma è una cosa positiva, perché finisci per inventarti tutto da solo. L'altro elemento è la televisione. Documentari educativi, filmati naturalistici, sigle televisive e brevi stacchi pubblicitari, con i loro jingle, le cantilene e le voci fuori campo. Un'infanzia condizionata da ciò che appare sullo schermo della TV analogica, caratterizzata non solo dallo stile delle immagini, del sonoro o dei programmi, ma anche dall'instabilità del segnale, degrado dell'immagine, tremolii, disturbi e interferenze di fondo, dal fascino magico agli occhi di un bambino dovuto alle innumerevoli informazioni invisibili che fluttuano nell'etere, captate dalle antenne di quei dispositivi. I fratelli Sanderson indicheranno tra le loro principali fonti di ispirazione il National Film Board of Canada, ente che produce documentari e film didattici. Ne vedono parecchio in TV da ragazzini e prendono il nome proprio da lì. Come vedremo più avanti, molti dei campionamenti usati nella loro musica provengono proprio da trasmissioni di questo genere. Durante la fine degli anni 70 i due ci vivono perfino in Canada, a Calgary, visto che il padre deve spostarsi per lavoro. Vedete che cominciano già a emergere gli aspetti fondamentali della loro poetica. L'infanzia, una forma di nostalgia tenera ma anche inquietante, e soprattutto la memoria. Ma è una memoria mediata dalla tecnologia. Ciò che abbiamo vissuto da bambini, i ricordi dei luoghi che abbiamo visitato nell'infanzia, si mescolano a quelli di posti in cui forse non siamo mai stati, che abbiamo intravisto su una videocassetta o in un vecchio documentario capitato per caso sullo schermo della TV a tarda notte, prima di addormentarci. La memoria, fragile e instabile, finisce così per assomigliare a un vecchio nastro deteriorato. Chi conosce già il gruppo sa bene che sostanzialmente Boards of Canada è un progetto portato avanti dai due fratelli Sanderson, ma in realtà il progetto ha una genesi un po' diversa. Inizialmente i due compongono musica e realizzano questi esperimenti audiovisivi con una cerchia ristretta di amici e parenti, quasi come un collettivo privato, molto chiuso, nel quale si svolgono queste attività artistiche, forse per puro divertimento, chissà. Lo stesso Mike Sanderson in un'intervista dichiarerà: «Non ci saremmo mai aspettati di avere un impatto del genere. Questa realtà avrà un nome, Music 70, e viene citata come etichetta discografica in alcune loro produzioni musicali, ma non è propriamente un'etichetta nel senso commerciale del termine. È piuttosto un ecosistema privato, un piccolo laboratorio di cui fanno parte solo alcune persone. Questo sarà un aspetto importante dei Boards of Canada futuri, la comunità chiusa, occulta, segreta, con i suoi iniziati, i suoi misteri, i suoi codici. Ma ci torniamo dopo. Dentro l'ambiente di Music 70 si può stabilire la nascita del progetto. Qui c'è la sua fase più embrionale. Le registrazioni e le composizioni di quel periodo, tra l'87 e il 94, sono in una zona quasi mitologica della loro discografia. Ciò che abbiamo sono solo nomi di brani, durate, qualche copertina, qualche vecchia fonte che dice di aver ascoltato quella musica su qualche audiocassetta, poche copie distribuite a una cerchia ristretta di amici e pochissimi estratti audio che circolano in rete. Insomma, c'è qualche fortunato là fuori da qualche parte che conosce o possiede quella musica, ma di fatto per tutto il resto del mondo questa resta inaccessibile.
Questa zona buia nei primordi della loro carriera ha contribuito enormemente a costruire il culto intorno al gruppo. La riservatezza resterà poi una costante. I Boards of Canada non diventeranno mai un gruppo particolarmente esposto. Poche apparizioni, interviste rare, pochissimi concerti, l'ultimo dei quali risale, pensate, al 2001. Il primo disco, che nessuno ha mai ascoltato, vabbè, tranne qualche scozzese fortunato, è Catalog 3. Il nome è interessante perché lascia supporre che esista qualcosa di precedente. I fan si sono sempre chiesti chissà se esistono anche Catalog 2 e Catalog 1. Non lo sapremo mai. Forse. Segue poi Acid Memories, risalente al periodo adolescenziale del gruppo, allora composto di 6 persone. Produzione musicale descritta come un incontro embrionale tra chitarre ed elettronica. Abbiamo poi Closest Volume 1, Play by Numbers e Hooper Bay. Tutti non ascoltabili. Circolano in rete solo 3 estratti. Vi lasciamo i link per ascoltarli qui sotto. Arriviamo ora al 1995. Qui comincia la storia pubblica del duo, ma comincia in sordina. Tuoism, il loro primo EP, viene distribuito privatamente nel circuito di Music 70 in sole 100 copie. Non è quindi un'uscita fantasma, ma quasi. Insomma, non è sicuramente una pubblicazione rivolta al grande pubblico. Per anni resta un oggetto rarissimo, quasi mitologico. Diventerà davvero disponibile solo nel 2002, quando Warp lo ristamperà ufficialmente. Ci torniamo dopo. Una copia attira però l'attenzione di Sean Booth degli Otaker e della Scum Records. Un anno dopo viene pubblicato il secondo EP, High Scores. Qui troviamo 2 dei brani più famosi del duo, Turquoise Hexagon Sun e Everything You Do Is a Balloon. In questi lavori vediamo emergere le prime melodie malinconiche che caratterizzeranno il loro sound. Strane ninne nanne, nostalgiche e al contempo cupe, suonate da synth leggermente scordati, accompagnati da batterie da un tempo. In questo EP il duo è in una fase ibrida e non ha ancora delineato del tutto il suo stile. Coesistono IDM, electro e qualche venatura funk. In questa fase in generale si sente ancora un po' l'influenza di Aphex Twin e di Otaker. Diverso è il caso di Bach Maxima, pubblicato privatamente nel 96 in circa 50 copie, oggi ascoltabile per intero in varie versioni circolate in rete, ma mai pubblicato ufficialmente. Questa release è importante perché costituisce un ponte tra questa fase preistorica del duo e il sound che li renderà celebri presso il grande pubblico. Molti dei brani qui presenti, infatti, confluiranno nel loro primo album ufficiale, pubblicato da Warp Records nel 1998. Nel febbraio del 98 viene annunciato che i Boards of Canada hanno firmato con Warp Records. 2 mesi dopo verrà pubblicato il loro primo album, Music Has the Right to Children. 18 tracce, alcune delle quali sono piccole vignette sonore. Questa è una particolarità che tornerà anche più avanti. Il disco non è del tutto nuovo. Alcuni suoi brani erano infatti già stati pubblicati in precedenza. Può essere considerato una sintesi pubblica e definitiva del mondo che i due avevano costruito fino a quel momento. Ed ecco l'anomalia. Il loro sound è molto diverso da quello degli artisti IDM del periodo. Square Pusher spinge le possibilità musicali offerte dalle macchine verso il virtuosismo jazz e l'accelerazione. Otaker passando da una techno da ascolto molto sofisticata verso l'astrazione algoritmica. Aphex Twin dal canto suo verso l'ipertecnicismo ritmico e timbrico, spesso mostruoso, grottesco e frenetico. A modo loro, seppure in modi molto diversi, tutti vivono dentro un'estetica futuristica, ciò che si può fare con macchine intelligenti. I Boards of Canada invece sono subito diversi da tutti gli altri. Sembrano più interessati a una specie di archeologia emotiva del suono elettronico. Le macchine sono fallibili, invecchiano, rallentano, si inceppano, si deteriorano. Beat hip hop e funk rallentati, pulsazioni elettroniche, sonorità saturate e rovinate, synth caldi ma instabili, leggermente scordati, voci campionate.
Il risultato è molto intrigante, eccentrico a modo suo, ma coeso, e i due definiscono così da subito una loro personale cifra stilistica, che in molti cercheranno di imitare. Tutto il disco suona come un mondo compatto, un ambiente, un itinerario. Non sembra affatto una raccolta di brani, ha una sua continuità emotiva, visiva e timbrica, una lunga, stranissima trasmissione captata da un luogo mentale, riempita di melodie semplicissime che sembrano ricordarci qualcosa che non sappiamo nominare. Ecco, questo è uno degli aspetti centrali della loro poetica, la memoria e il falso ricordo. Questa musica non è pensata per ricondurci a un ricordo specifico. I Boards of Canada non ricostruiscono il passato, cercano di farci provare la sensazione stessa del ricordare. Il critico musicale Simon Reynolds, nell'articolo Perché Music Has the Right to Children dei Boards of Canada è il più grande album psichedelico degli anni 90, interpretò questa qualità fuori dal tempo come legata al modo in cui siamo abitati da immagini private e da una cultura pubblica condivisa. Il ricordo non è necessariamente personale, è costruito con materiali collettivi: televisione, documentari, film, programmi didattici, pubblicità, cartoni animati, telegiornali, eccetera, che fanno emergere la sensazione di un passato vissuto indirettamente. Lo stesso critico notò come il disco insista molto su questa dimensione. Non è solo IDM o elettronica downtempo, ma una forma di psichedelia fondata sulla memoria, sull'infanzia, sulla natura e su una produzione analogica deteriorata. La musica, secondo questa lettura, non guarda il passato in modo limpido, ma lo fa riemergere come qualcosa di sfocato, corrotto, ipnotico, quasi allucinato. Non si tratta semplicemente del fatto che questa persistenza del passato nel presente sia il tema del disco. È piuttosto la materia stessa da cui i Boards of Canada tessono la loro musica, la sua trama spettrale. Il brano che personalmente risveglia in me questa sensazione, ma penso anche in molti altri, è Roy G. Biv, dolcissimo e luminosissimo, ma attraversato da un certo senso di nostalgia costante. Un'approssimazione comune è quella di considerare appunto la musica dei Boards of Canada come infantile e nostalgica. La nostalgia c'è, ma è sempre ambigua, inquietante, a volte con un tono quasi minaccioso. In un'intervista Mike Sandison spiega che il titolo Music Has the Right to Children deriva da un libro scolastico di musica degli anni 70, intitolato Children Have the Right to Music. I bambini hanno diritto alla musica. Con questa inversione vuole comunicare quanto la musica, ma non solo, non sia neutra. Non siamo noi ad avere il diritto all'utilizzo di questi mezzi. Sono i mezzi che hanno il diritto a manipolare le nostre menti, soprattutto quando siamo bambini. L'infanzia, infatti, nella poetica del duo non è mai soltanto tenera, è suggestionabile, fragile, manipolabile. È quel luogo in cui entrano le immagini, le voci dell'autorità, e in questo caso le pubblicità, i documentari, le filastrocche, la televisione. Siamo più vulnerabili, aperti ed esposti, più facilmente impressionabili, insomma. Basta poco per avere paura, quella strana paura che si prova quando si è ancora troppo piccoli per capire davvero perché. O forse questo è anche il modo in cui oggi la nostra memoria tenta di ricostruire quelle sensazioni lontane, deformandole. Da qui nasce quel senso straniante, fuori posto, perturbante che produce la loro musica. Emerge anche un'altra particolarità: il loro interesse per simboli, numeri, percezione e geometrie varie. Lo si vede anche dai titoli di alcuni brani: Triangoli e rombi, Il colore del fuoco, 60-10, Roy G. Biv. Nel brano Aquarius, una voce sintetica femminile conta in modo ordinato da 1 a 36, dopodiché comincia a pronunciare numeri a caso, almeno apparentemente. In sottofondo, voci di bambini. Il dettaglio interessante è che la somma dei numeri da 1 a 36 dà 666, un particolare numerologico che anticipa ciò che sarà il fulcro del loro album successivo. Dopo aver pubblicato altri brani e remix, nel 98 il duo registra una Peel Session per il programma radiofonico di John Peel su BBC Radio 1.
John Peel è stata una figura importantissima della radio britannica. Fondamentale divulgatore musicale, fu uno dei grandi mediatori tra underground e pubblico. Ma è un'altra storia. La registrazione viene pubblicata da Warp come EP. Dopodiché i Boards of Canada si mettono al lavoro sul loro nuovo album. They talk about cults and they say their cults are dangerous, but all you ever actually see in the news is governments killing cults. You don't see cults killing anybody. And I don't think when you come out and live in a religious community in a beautiful place out in the country and you're away from crime, that you suddenly are overcome with this suicidal impulse. It hasn't happened to me, I promise. 1993, Waco, Texas. I Branch Davidians, movimento religioso apocalittico nato da una ramificazione dell'avventismo, vivono nel complesso di Mount Carmel, sotto la guida carismatica e controversa di David Koresh. Nel febbraio del 93 le autorità federali statunitensi intervengono per un'indagine legata al possesso di armi da fuoco e ad altre accuse intorno al gruppo. L'operazione degenera in uno scontro armato. Da lì inizia un assedio durato ben 51 giorni, concluso il 19 aprile, quando un incendio distrugge l'edificio. Muoiono 76 persone, tra cui il leader David Koresh e diversi bambini. La donna che avete appena sentito è Amo Bishop Roden, ex moglie di George Roden, uno dei rivali di Koresh per la leadership del gruppo. Il contesto interno a questa setta era già profondamente disturbato. George Roden fu internato in un ospedale psichiatrico dopo aver ucciso un uomo con un'ascia nell'89. Koresh, dal canto suo, costruì dentro la comunità un sistema di potere religioso e sessuale estremamente inquietante. Sosteneva di avere diritto a più mogli spirituali e riconobbe di aver avuto numerosi figli da diverse donne del gruppo. Questi eventi si collocano nel più ampio contesto delle comunità religiose e dei movimenti settari statunitensi, gruppi chiusi, spesso isolati dal resto della società, fondati su una forte diffidenza verso il mondo esterno, sull'attesa di una rivelazione o di una fine imminente, e sulla convinzione di custodire una verità nascosta. In questo immaginario, la campagna, il luogo fuori dalla città, diventa uno spazio ambiguo, un rifugio spirituale all'apparenza pacifico, ma anche luogo di separazione, controllo, paranoia e violenza. Nel 2000 i Boards of Canada pubblicano l'EP In a Beautiful Place Out in the Country. 4 tracce, in cui il duo prepara il pubblico al cambio di stile che caratterizzerà tutto il loro prossimo LP. La nostalgia infantile di Music Has the Right to Children rimane, ma comincia a scurirsi. La seconda traccia è intitolata proprio Amo Bishop Roden, mentre la terza, la title track, contiene proprio il campione vocale tratto dall'intervista, fatto passare attraverso un vocoder e ripetuto per l'intera durata del brano, accompagnata da risate genuine di bambini. Il messaggio è chiaro: la natura diventa isolamento. L'invito a lasciare la città per unirsi a una comunità religiosa, lontana da tutto e tutti, suona velatamente inquietante e minaccioso. L'infanzia non è più solo quel luogo in cui si è più suscettibili all'influenza dei mass media, condizione ancora confortevole, ma si è più suscettibili all'ideologia. Ci si ritrova chiusi dentro una bolla, senza sapere di essere separati dal mondo reale, convinti che il mondo reale sia quello lì. Febbraio 2002, esce Geo Gaddi. È spesso considerato il loro disco più oscuro, ambizioso e, per molti, il loro capolavoro. I Boards of Canada stessi lo descrivono come un viaggio claustrofobico, una serie di stanze, corridoi, segnali, voci, immagini e simboli. Come per l'album precedente, tutto il percorso è scandito da tracce di media durata separate da piccoli intermezzi, alcuni dei quali anche molto brevi. Dentro troviamo alcune delle composizioni più famose del duo: Music is Math, 1969, Sunshine Recorder, Julie and Candy, Dawn Chorus e Gyroscope. Le batterie sincopate e i synth analogici scordati sono accompagnati, come nota il critico Piero Scaruffi,
da una onnipresente radiazione di fondo di suoni sconclusionati. I riferimenti a natura e memoria restano, ma c'è un massiccio utilizzo di campionamenti vocali, spesso distorti o mandati in reverse, oltre a continui rimandi a numeri, geometrie ed esoterismo. The past inside the present. Il problema energetico sta diventando una delle principali preoccupazioni del nostro paese. Frasi campionate da film e documentari, conteggi di numeri casuali, che ricordano un po' le number station a onde corte, su cui prima o poi faremo un video. L'esagono come figura ricorrente. Compaiono anche richiami ai Branch Davidians, al loro leader David Koresh e ad Emo Bishop Roden. Nel brano The Devil is in the Details, una voce femminile distorta invita con tono rassicurante a rilassarsi e lasciarsi andare. Rilassati e goditi questa piacevole avventura. Eccoti qui, al sicuro e protetto. Lascia che la mia voce scorra nella tua mente. Lentamente stai programmando la tua mente inconscia, acquisendo una nuova consapevolezza sulle direzioni del tuo futuro. C'è una doppia natura. Nostalgia dell'infanzia da una parte e ansia del presente e paranoia del futuro dall'altra, tenute insieme da un sottofondo ipnotico di interferenze che compongono il nostro inconscio collettivo, la nostra memoria pubblica condivisa. Uno degli elementi più citati è la durata complessiva di Geogaddi, 66 minuti e 6 secondi. Il brano conclusivo, Magic Window, è messo lì anche per questo motivo. Una traccia di 1 minuto e 46 secondi di assoluto silenzio, aggiunta proprio per raggiungere quella durata totale. Pare che l'idea sia venuta a Steve Beckett, uno dei fondatori di Warp Records. Così tutti avrebbero pensato che fosse stato il diavolo a fare l'album. Naturalmente queste scelte favorirono all'epoca ogni possibile lettura satanica. I due fratelli scozzesi furbamente giocarono con tutto questo, intercettando il timore diffuso in quegli anni dei messaggi subliminali nascosti nella musica e nei film, e più in generale della manipolazione mass mediatica. Così facendo alimentarono una ricerca sempre più capillare di eventuali contenuti nascosti nel disco. Geogaddi è infatti il lavoro che più di tutti ha amplificato il lato investigativo della fanbase, contribuendo enormemente allo status di mistero che circonda il duo. Per come è architettato, è un oggetto che chiede di essere interpretato e decodificato, ascoltato al contrario, sezionato, misurato. In generale, tutta l'estetica del duo mette nella condizione di cercare significati ulteriori, come se ci fosse sempre qualcosa di occultato da decifrare. Mike Sandison collegò inoltre il tono cupo del disco all'impatto dell'11 settembre. Un mondo che improvvisamente è più paranoico, più sorvegliato e più fragile. Ah, c'è anche un'altra cosa. Solo nella versione giapponese dell'album c'è un brano in più, una bonus track messa alla fine, dopo la traccia silenziosa. From one source all things depend. È breve e semplice, ma molto potente, soprattutto se lo consideriamo come conclusione di un viaggio così oscuro. Un leggero crescendo di sintetizzatore, suonato come se fosse un organo. Sopra si susseguono voci di bambini che pregano e parlano di Dio, cercando di spiegarlo. Dio è qualcuno che governa il mondo, è una specie di spirito, credo, lassù nello spazio. Se fosse un uomo cattivo, renderebbe tutto cattivo e non avremmo l'elettricità, non creerebbe le persone. Questo è quello che succederebbe se Dio non fosse buono. In un certo senso ha fatto cominciare a crescere tutte le piante e ha dato inizio alle persone. Beh, credo che sia un po' grande e grasso. Un commento che ho trovato su YouTube dice: sento che questo album parla di come da bambini sappiamo poco del mondo e di come funzioni, e di come possiamo essere facilmente ingannati fino a credere che culti e abusi siano moralmente giusti. Ma quest'ultima canzone rivela che l'innocenza è una cosa bellissima e che le persone che l'hanno già persa dovrebbero proteggere la prossima generazione. Una piccola parentesi. Un paio d'anni dopo, l'animatore e producer di musica elettronica David Firth
fortemente ispirato dall'immaginario della Warp Records, comincia a pubblicare in rete Salad Fingers, serie animata disturbante e grottesca, che negli anni diventerà un piccolo culto del web. Qui ho sentito per la prima volta i Boards of Canada. Il brano più associato a Salad Fingers è infatti Beware the Friendly Stranger, una delle tracce brevi di Geo Gaddi, usata quasi come se fosse il tema della serie. Credo sia proprio in questo periodo che la musica del duo comincia ad avere una sua prima viralità su internet, saldandosi alla cultura visiva del web, ai montaggi amatoriali e a tutta quella strana estetica digitale dei primi anni 2000. Questo ci può far collegare direttamente al rapporto che i due hanno con i videoclip. Da una parte hanno relativamente pochi video ufficiali, dall'altra su YouTube esiste un universo enorme di video fan-made costruiti con film educativi, vecchie pubblicità, documentari, cartoni animati, eccetera. Backpages, l'archivio più importante dedicato al gruppo, nota che il loro canale YouTube ospita non solo video ufficiali, ma include in alcune playlist anche video realizzati dai fan. Questo è importante perché l'estetica dei Boards of Canada non è soltanto prodotta da loro, è stata anche coprodotta dalla fanbase. Certi video sono diventati così aderenti al loro mondo da sembrare quasi ufficiali, o comunque da influenzare il modo in cui molti ascoltatori immaginano la loro musica. Insomma, a un certo punto non è più solo il gruppo a produrre l'immaginario, è l'intera comunità. Come avevamo già accennato, nel 2002 viene ristampato Twoism, l'EP del 95 di cui esistevano solo 100 copie. Una release che fino a quel momento era quasi mitologica è finalmente accessibile. Tutti possono finalmente ascoltare una parte della preistoria del duo. Dopodiché, 3 anni di silenzio. D'improvviso, e anche un po' inaspettatamente, la luce entra nella loro musica. È il 2005 e viene dato alle stampe, sempre da Warp Records, il terzo album, The Campfire Headface. Il duo diventa più solare, trasferisce la sua poetica all'aria aperta. La nostalgia è ora più legata al paesaggio, a un vecchio viaggio in automobile. Sembra musica per un vecchio e strano road movie girato su qualche strada statale nel deserto. La novità portata nel sound è chiara fin dall'inizio del disco. La chitarra elettrica. Chiariamolo subito, The Campfire Headface non è un disco rock. Sono sempre i Boards of Canada. Buona parte del disco implementa però elementi acustici. C'è una sfumatura più folk rock, diciamo. Questi nuovi timbri vengono usati come supporto al concept sulla memoria, che viene così ammantata di una maggiore luminosità. Mike Sandison stesso dichiarerà: questo disco è più visivo di Geo Gaddi, il che significa molto più astratto. È la nostra versione di un disco pop, musica pop sciolta sul cruscotto caldo di un'auto al sole. Più aperta, più melodica, ma deformata dal calore, dalla luce e dal tempo. Un ovest mentale, desertico, metafisico, registrato su pellicola. L'insieme di tutte queste scelte li riporta verso una dimensione più terrena, più riconoscibile, più dichiaratamente umana. La semplicità e la chiarezza rendono però il disco meno interessante, come se, seppur con una maggior maturità artistica e tecnica, i due scozzesi finiscano col sembrare paradossalmente meno maturi, finendo con l'assomigliare di più a ciò che furono nelle prime fasi della loro carriera. Gran parte della critica percepì all'epoca il disco come meno necessario, più stanco, non paragonabile ai due precedenti. È palese l'intenzione di volersi muovere verso forme musicali più riconoscibili e accessibili, ma così facendo, almeno secondo me, lo stile che tanto li ha caratterizzati finora in molti casi è come se diventasse arrangiamento. Ci sono alcuni momenti brillanti, tra cui spicca Dave Cowboy, brano usato per il primo videoclip ufficiale del duo, dove vediamo il celebre salto dalla stratosfera di Joseph Kittinger e il surfista Laird Hamilton mentre cavalca onde gigantesche.
In generale però sono poche le tracce che spiccano per originalità e inventiva. Alcune scelte sono anche un po' banali. Il suono del mare nella terza traccia, le chitarre pulitissime col delay. Inoltre tutto il lato esoterico, criptico e numerologico non c'è. Capiamoci, non è che un gruppo deve fare sempre le stesse cose, per carità, però è strano che uno degli elementi più interessanti e anche più furbi su cui si mantengono il proprio immaginario e la propria identità venga rimosso. È chiaro volessero prendere una direzione diversa. Però c'è comunque un brano che mi emoziona sempre, l'ultima traccia del disco. 8 nostalgici minuti e mezzo con una lentissima e progressiva dissolvenza in uscita che fa svanire lentamente la musica. L'album fu seguito un anno dopo dalla pubblicazione dell'EP Trans-Canada Highway, che si può considerare come un'ipotetica coda dell'album, che porta quel linguaggio verso luoghi nuovamente più oscuri, verso territori più glaciali, lontano dal calore e dalla luce del sole. La critica lo accolse tiepidamente, trattandolo come un appendice. Questo EP era previsto originariamente per il 6 giugno 2006, ma fu anticipato al 29 maggio a causa di una imprevista attività satanica, come dichiarato sul sito della Warp. Dopodiché, ad eccezione di 747, brano inedito pubblicato nel 2009 ma risalente ai primi del 2000, il duo resta in silenzio per ben 7 anni. New York. Durante il Record Store Day, una giornata dedicata ai negozi di dischi indipendenti, un ragazzo trova un misterioso vinile dei Boards of Canada. Sulla copertina appare questa stranissima sequenza. Il disco è ufficialmente una release Warp, ma non era stato annunciato. Un dipendente del negozio in seguito dichiarerà che il vinile era stato consegnato a mano proprio da un rappresentante della casa discografica. Contiene circa 20 secondi di musica e una voce robotica che recita il numero 936557. 9, 3, 6, 5, 7. Visto che le X occupano il quarto blocco, è lecito pensare che quel codice vada inserito lì. Una piccola caccia al tesoro, sviluppatasi attraverso alcuni video su YouTube, conduce poi alla scoperta del secondo codice. 7, 1, 7, 2, 2, 8. La sera del 23 aprile, due emittenti radiofoniche, BBC nel Regno Unito e NPR negli Stati Uniti, trasmettono due messaggi. Contengono rispettivamente il terzo e il quarto codice. 6, 9, 7, 4, 2, 5, 1, 9, 2, 2, 5. Appare poi un enigma informatico. 3 giorni dopo, su Twoism, lo storico forum dei fan, un utente nota che uno dei banner del sito è cambiato. Analizzando il file GIF dell'immagine si scopre che al suo interno sono nascoste parole come Hexagon Sun, BOC, Music 70, Bach Transmission e 2 link SoundCloud. I 2 file audio si chiamano entrambi Sigma, il simbolo matematico della somma. L'indizio va preso alla lettera, bisogna sommare i 2 audio, sovrapporli. Una volta riprodotti insieme emerge un nuovo codice, 628315. Lo stesso giorno un video viene proiettato in uno spazio espositivo a Londra. Mostra un paesaggio desertico e contiene audio con numeri difficili da sentire. Alcuni fan presenti cercano di registrare l'audio, perfino infilando un registratore nella cassetta della posta dell'edificio per captare meglio il suono. Uno dei codici già svelati viene trasmesso di notte su Cartoon Network. Passano altri 3 giorni
e tutti i siti ufficiali dei Boards of Canada vengono reindirizzati a cosechatransmisiones.com, trasmissioni del raccolto in spagnolo. È possibile inserire una password. Ma quale? Alla misteriosa sequenza manca un ultimo blocco. Ma ecco che nel punto meno visibile del sito, nelle sue informazioni tecniche, spunta fuori un campo chiamato Nuevas Semillas, nuovi semi, sempre in spagnolo. Dentro c'è un testo codificato. Viene decodificato, rivelando così l'indirizzo di un file MP3. E nell'audio, finalmente, si sente l'ultimo codice. 813386. Ecco quindi il codice completo e la password. Una volta inserita si accede a un video contenente il titolo del nuovo album dei Boards of Canada, Tomorrow's Harvest, e la data di uscita, 10 giugno 2013. I fan sono in visibilio, dopodiché l'account legato alla campagna pubblica una data, poi un'immagine. Analizzando le informazioni tecniche contenute al suo interno, i fan trovano delle coordinate GPS. Queste portano al Lake Dolores Water Park, un vecchio parco acquatico abbandonato nel deserto della California. I fan capiscono, bisogna andare lì. La caccia al tesoro si sposta dunque dal mondo digitale a quello fisico e circa un centinaio di persone attraversa letteralmente il deserto torrido e luminoso che era stato raccontato in Campfire Headface. Il pellegrinaggio li condurrà in una arida cattedrale nel deserto. Rovine, cemento, ruggine e sabbia, strutture vuote, un parco acquatico senza acqua nel bel mezzo del nulla. Lì è stato organizzato un ascolto in anteprima di alcuni brani del nuovo album. La scelta di ambientare l'evento proprio lì si scoprirà essere legata alla poetica del disco, che è fondamentalmente basata su un immaginario post-apocalittico. Beh, niente male come campagna promozionale. Mike Sandison dichiarerà: siamo diventati molto più nichilisti nel corso degli anni. In un certo senso stiamo davvero celebrando un'idea di collasso più che resistervi. Probabilmente è un album piuttosto cupo, dipende dal punto di vista. Il titolo sembra voler dire che cosa abbiamo seminato oggi e quindi che cosa raccoglieremo domani. Quale futuro stiamo preparando? Il passato non è più una vecchia videocassetta ritrovata in soffitta. È una trasmissione di emergenza inviata da una civiltà che sta scomparendo. Il riferimento diretto all'infanzia si affievolisce molto. È il futuro immaginato da chi è nato tra gli anni 70 e 80, ma visto dopo la catastrofe. Anche lo skyline di questa città evanescente, bruciata dalla luce, lo esplicita molto chiaramente. Qui c'è un cambio di rotta importante. La musica si fa molto più tetra, minacciosa e soprattutto molto più cinematografica. Tante letture critiche dell'epoca lo collegarono proprio alle colonne sonore horror e sci-fi degli anni 70. Il duo inaridisce e incupisce molto il suo sound, ridimensiona il gioco infantile, il grottesco, il candore perturbante dei primi dischi. Meno melodie dolci e nostalgiche, e quando ci sono comunque sempre tenute insieme da un costante senso di tensione. L'incedere sinistro e inesorabile dell'arpeggiatore in Reach for the Dead o della progressione armonica in Come to Dust. Le lunghissime sospensioni di White Cyclosa e Sundown. I sintetizzatori dolenti in Jacquard Causeway e la marcia elettro-tribale di Palace Posey, fino a quel piccolo capolavoro che è New Seeds. L'unico brano che avrebbe potuto trovarsi in Music as the Right to Children è Nothing is Real, sorella stanca e malinconica di Roy G. Biv. Ora sarò un po' impopolare, ma per me Tomorrow's Harvest è il miglior album dei Boards of Canada. Questo sembra essere il disco in cui il duo decide di fare sul serio, in un certo senso, di prendersi sul serio ma non risultando mai serioso. L'ho sempre considerato il loro lavoro più artisticamente maturo, dove tutti gli elementi della loro poetica, della loro estetica e in generale della loro ricerca musicale sembrano trovare una sorta di sintesi. Recuperano il mistero, l'enigma, continuano ad approfondire il lavoro sulla falsa memoria, sulla sensazione del ricordo, spostandole però verso un futuro morto, elaborato come se fosse già passato.
Se in GeoGaddi la filosofia era the past inside the present, qui sembra essere the future inside the past. C'è la nostalgia, il lavoro sul ritmo, tornano i campionamenti vocali, il senso di malinconia e di perturbante aleggiano ora come spettri dentro quei paesaggi luminosi e quegli spazi aperti che nel disco precedente erano stati descritti in modo forse un po' troppo didascalico. Contrariamente a quanto affermato dagli stessi autori, io credo che con il tempo i loro dischi più pop siano da considerarsi forse proprio i primi due, che hanno al loro interno singole composizioni più incisive, più radicali, forse più celebri, e che invece questo qui sia il più sofisticato, il più profondo sul piano espressivo, è meno magico e più profetico, e dunque quello meno immediatamente affascinante, ma proprio per questo forse il più adulto, non ha punti morti, e se preso dall'inizio alla fine, credo sia attualmente il loro capolavoro. Tomorrow's Harvest fu in totale controtendenza. Electronic dance music, festival giganteschi, streaming, esplosione dei social network, iperconnessione. All'entusiasmo e all'energia di quel periodo il duo risponde con un'opera distante, lenta, quasi fossile, che suona come un sinistro avvertimento. Dopodiché, silenzio. Anni e anni di silenzio. Passano gli anni e del duo neanche l'ombra. Sean Booth degli Otaker, in una live su Twitch nel 2022, quando un utente gli chiede che fine abbiano fatto, risponde: I don't know where they are. They're probably in the future somewhere, worrying about why it isn't like the past. Poi, all'improvviso... Vabbè, probabilmente giunti a questo punto della storia, un po' tutti voi saprete come stanno le cose. Ci abbiamo fatto anche uno short qualche settimana fa. Facciamo un riassuntino. Alcuni fan, a quanto ho capito acquirenti storici di Blip, il mercato ufficiale connesso a Warp Records, hanno cominciato a ricevere per posta delle misteriose VHS, con sopra 7 esagoni bianchi. Le VHS mostrano brandelli di immagini, frammenti confusi e deteriorati. Anche l'audio è incomprensibile, per la maggior parte rumore e poche frasi spezzettate. I fan capiscono subito che si tratta di qualcosa di serio, ma restano inizialmente dubbiosi, immaginando un possibile fake. Però, videocassette, estetica analogica, rumore, esagoni, insomma. Qualche giorno dopo cominciano ad apparire vari poster attaccati sui muri di alcune città. Persone con occhi bianchi e altri esagoni. E niente, mentre tutta la fanbase è in procinto di avere una crisi isterica collettiva, il 16 aprile viene pubblicato Tape 5, il primo nuovo segnale musicale ufficiale dopo 13 anni di silenzio. Il videoclip inizia con alcuni dei contenuti rinvenuti nelle videocassette. La musica è cupa e sommessa. Poi il brano prende una direzione armonicamente più stabile, in un crescendo elettronico luminoso e carico di malinconia, che accompagna scene di persone raccolte in preghiera, in momenti di profondo trasporto emotivo e spirituale. Qualunque sia il messaggio di questo nuovo album, a giudicare solo da questo video sembra contenere un forte messaggio di speranza, almeno così pare. E alla fine viene comunicato il titolo dell'album, Inferno, data di uscita 29 maggio 2026, qualche giorno fa. Come vi abbiamo accennato all'inizio, siamo stati a Barcellona, a una delle 7 anteprime organizzate da Warp Records in alcune città del mondo. Nel nostro caso eravamo dentro un cinema, strapieno di gente. Lì abbiamo potuto ascoltare l'intero album. Le nostre primissime impressioni, subito dopo essere usciti dalla sala, erano però segnate da una certa indecisione. Se vi interessa una video recensione dove commentiamo l'album, fatecelo sapere nei commenti. Bene, termina qui la nostra prima monografia. Se ci avete seguiti fin qui, vi ringraziamo tanto. Qualunque siano le vostre impressioni, scrivetecele nei commenti. Sarebbe bello vedere una discussione nel merito di Inferno qui sotto. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi, non dimenticando di attivare la campanellina. A voi basta davvero poco, ma per noi è un cambiamento fondamentale.
per poter far crescere questo nostro piccolo progetto di divulgazione musicale. A tutti voi audionauti, una buona giornata!